Partito a 24 anni per l'Australia, tornato a 31 qui in Italia, sposato con una giapponese. Non è l'inizio di una barzelletta, come potrebbe sembrare, è semplicemente un pezzettino della mia storia che oggi ti vorrei raccontare, più che altro per farti capire come sono arrivato in questo orto a fare quello che faccio, diciamo. Uno dei motivi per cui ti racconto questa storia è per farti capire che a volte magari fai una scelta e non ti rendi conto che quella scelta lì provocherà tutta una serie di conseguenze che poi ti porteranno in un posto con delle persone. E ironia della sorte, è cominciato tutto appunto non in un orto ma in grandi campi, ovvero nelle farm australiane. Non ci siamo conosciuti direttamente nel campo, ma stavamo nel solito ostello, entrambi lavoravamo nei campi appunto, in due aziende diverse, e poi da lì è nato il tutto. A quel tempo l'Australia andava forte, tanti giovani italiani e non solo partivano e andavano lì perché sembrava fosse un po' una specie di Eldorado. C'era un visto che si chiamava vacanza lavoro, il Working Holiday Visa, che durava un anno, però se volevi ottenere un secondo anno bastava che tu durante il primo anno lavorassi 88 giorni nelle farm o anche altri tipi di lavoro, ma principalmente i giovani lavoravano nelle farm. Quindi è lì che ho cominciato a spaccarmi la schiena. Il lavoro che ho fatto più a lungo nelle farm in Australia era allevare le erbacce. 8-9 ore al giorno a fare quello non è che faccia troppo bene. Comunque la paga era buona, al tempo ero un bambinotto perché 24 anni, ma il punto è che mai avrei immaginato di sposarmi con una giapponese e poi andare a vivere in Giappone, adesso ci arriviamo, ma di un giorno averci il mio orto dove coltivare il cibo per noi, per la famiglia, insomma. Poi fatti quasi 2 anni in Australia, poi girovagato per 6-7 mesi fra sud-est asiatico, Indonesia, prima volta in Giappone per me e prima volta in Italia per lei, e questo te lo dico per farti capire ai tempi in Australia, nei campi, quanto pagavano. Pagavano bene, potevi permetterti poi di viaggiare per diversi mesi, ecco. Dopodiché abbiamo fatto un anno in Nuova Zelanda, quindi molto vicino all'Australia, infine l'approdo in Giappone, dove siamo stati quasi 4 anni. Cos'è successo poi? Per determinati motivi, per determinati progetti, abbiamo deciso di venire in Italia a metà 2019 circa, e quasi subito una delle primissime cose che ho voluto provare a fare era coltivare degli ortaggi giapponesi, perché sapevo benissimo che quando si sta lontani da casa, in culture così diverse come quella italiana e giapponese, siccome c'ero già passato prima io, che ero stato 4 anni laggiù, e ho detto proviamo a coltivare qualche ortaggio giapponese, e il primo in assoluto è stato il daikon, sbagliatissimo perché non è proprio semplicissimo se non hai esperienza. Comunque da lì è nato il tutto, il primo orticello a casa, qualche anno di esperimenti, fallimenti, cose varie, insomma imparare a fare l'orto, e poi circa 2 anni fa questo orto nel quale sono ora, nel quale mi vedi sempre fare i video, se sei un iscritto. Se invece è la prima volta che vieni qui, ciao, sono Mirko, benvenuto o benvenuta. E quindi ecco come da partire per l'Australia sono finito qui con la moglie giapponese. Quindi perché ti ho raccontato tutta questa bella storiella? Per farti capire, cioè prendilo più come un video consiglio, nel senso, se hai l'età per partire, vai, fallo. Oppure anche se non è più proprio l'età giusta, sei un po' qualche anno un po' troppo avanti, ma non hai legami e puoi partire, fallo comunque, perché potrebbe appunto cambiarti la vita. È una scelta che tanti intorno a te potrebbero non capire, potrebbe sembrare azzardata e probabilmente lo è, però sia che tu poi rimanga all'estero o che tu torni, come è successo a me, sicuramente cambierai, e secondo me in meglio. Cosa intendo in meglio? Perché conoscerai persone, uscirai dal tuo paesino, dalla tua città, persone, culture, e potresti conoscere cose, ma per dirti, no, anche gli ortaggi che coltivo io qua giù, ortaggi giapponesi, oppure i microgreens, forse hai visto anche qualche video sui microgreens, non lo so. Sono tutte cose che in Italia ancora i più non le conoscono nemmeno, soprattutto i microgreens.
Però sono cose che ho avuto la fortuna di vedere 10, 15 anni fa, 13 anni fa, il 2012, e mi ritengo fortunato a essere partito, aver fatto la scelta che, ripeto, tanti non capivano. E ecco perché ti dico a te, cioè mal che vada torni, però con un bagaglio di esperienza che tanti non hanno, ecco. E non sai mai chi conoscerai o con che idee tornerai. Io ripeto, quando lavoravo nelle farm mai avrei pensato che un giorno avrei avuto il mio orto, così com'è, come lo vedi negli altri video anche. Ora non vedi proprio tutto perché ci sono anche dei progetti segreti di cui parlerò il prossimo anno. Ti aggiungo una cosa, se pensi di partire e fare un percorso, per esempio come ho fatto io che in 7 anni ho cambiato di tutto e di più, cioè diversi paesi, lavori, città, non farlo per i soldi perché cioè non farai soldi, infatti non ho una lira, anche perché ho speso tutto nei viaggi e lo rifarei, cioè non è che son tornato con i debiti, però cioè non sono cose che fai per i soldi, lo fai per il bagaglio di esperienza e poi quell'esperienza potresti metterla, per esempio, come ho fatto io, in un campo, in un orto. Quindi ecco che, su questo canale sì, si parla di orto, cucina, Giappone, però vorrei cercare di integrare un pochettino anche un po' questo tipo di esperienze, che ho fatto negli anni scorsi, comunque fanno parte di me, fanno parte di questo progetto. Chiaro che per ora, cioè i video saranno qui al campo, si parla principalmente di orto. Fammi sapere cosa ne pensi anche di questo tipo di argomenti e fammi sapere anche se te hai fatto questo tipo di esperienze, se sei andato magari in Australia o stai pensando di andarci ora. In ogni caso ti faccio l'in bocca al lupo e se ti è piaciuto questo video like, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Se ti piacciono questi argomenti iscriviti al canale, guarda altri video, mi aiuteresti tantissimo e ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Ciao.